Buongiorno e benvenuti di nuovo qui sul mio canale Apparirsi in Cucina, sono Enrico. Oggi vi presenterò un piatto tipico romano, pasta e ceci. Il venerdì qui a Roma si usava di mangiare di magro. I due piatti principali erano pasta e ceci e il baccalà. Ancora oggi in qualche alimentari si trovano queste vasche d'acciaio dove dentro c'è il baccalà in ammollo, come si dice qui da noi, e a fianco il sacchettino dei ceci bagnati. Noi oggi vedremo appunto questa preparazione che è pasta e ceci con la ricetta tradizionale romana. Vediamo gli ingredienti, ma prima di tutto mettiamo sul fuoco un pentolino. Io oggi lo faccio per due, ma chiaramente poi gli ingredienti che vi darò saranno per 4 persone. Un po' d'olio e mettete a rosolare uno spicchio d'aglio e un filetto d'acciuga e lo fate soffriggere per qualche minuto. Io mi trovo sprovvisto di rosmarino, quindi ne metterò soltanto un pochino secco, ma sarebbe preferibile mettere un rametto o due freschi e poi dopo toglierli. Lasciamo finire di colorare l'aglio e aggiungiamo un pochino di pomodoro, poco. Facciamola di nuovo soffriggere come abbiamo fatto con l'aglio e con l'acciuga e facciamola amalgamare. Bene, una volta che ha preso colore e ha cominciato a farsi il sugo, togliamo chiaramente lo spicchio d'aglio e mettiamo i nostri ceci. Facendoli andare con il pomodoro inizialmente per qualche minuto. Una volta insaporiti bene con il soffritto, il pomodoro e tutto, mettete un po' di acqua calda, poco salata, mi raccomando, perché la sapidità dell'acciuga è molto intensa, e li fate cuocere per una decina di minuti. Quando avranno raggiunto la consistenza carnosa ma non sfatti, allora a quel punto mettiamo quello che noi a Roma chiamiamo i cannolicchi, in realtà sarebbero per voi i ditalini rigati. Io non ne metto molti, non amo tantissima pasta nelle zuppe. Ecco qui. E si procede con la cottura della pasta. Ragazzi, sta uscendo fuori un profumino che non vi dico, non vedo l'ora che sia pronta. Finalmente la pasta e ceci è pronta, adesso andiamo a metterla nella scodella. Una buona macinata di pepe. E ancora un poco di rosmarino. Questa è una delle poche ricette e delle poche minestre che non richiede l'accompagnamento del formaggio grattugiato. Almeno questo è quello che facciamo noi a Roma. Poi chiaramente ci sono tante varianti e tante altre ricettazioni, ma quella originale non prevede il formaggio grattugiato.